Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché parleremo di una cosa che, lo so, interessa a tantissimi di voi, il gossip turco. E nello specifico, ci concentreremo su una coppia, o meglio, su due attori molto amati e seguiti, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Negli ultimi tempi, ho notato un sacco di domande, speculazioni e chiacchiere online che riguardano questi due, soprattutto dopo la loro interpretazione mozzafiato in Kara Sevda. Molti si chiedono, Burak Özçivit e Neslihan Atagul, si mancano? Cosa è successo tra loro? Ecco, oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza, analizzando le dinamiche, le dichiarazioni passate e presenti, e tutto ciò che può aiutarci a capire meglio la situazione. Prima di iniziare, però, un piccolo reminder, se vi piacciono i contenuti di questo tipo, se siete appassionati di serie TV turche, gossip e curiosità sul mondo dello spettacolo turco, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare sempre contenuti di qualità. Ok, bando alle ciance. Iniziamo. Partiamo col dire che Burak Özçivit e Neslihan Atagul hanno formato una coppia iconica sul piccolo schermo grazie a Kara Sevda. La loro chimica era palpabile. La loro interpretazione intensa e coinvolgente. Hanno fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo. E ovviamente, quando due attori lavorano così bene insieme, è naturale che nascano delle domande sulla loro relazione al di fuori del set. La bravura con cui hanno incarnato i personaggi di Kemal Soydere e Nihan Sezin, due amanti sfortunati, ha reso la loro interazione non solo credibile ma anche profondamente emozionante. La serie, con la sua trama intricata di amore impossibile, vendetta e segreti di famiglia, ha saputo catturare l'attenzione del pubblico. E gran parte del suo successo è attribuibile alla sinergia e alla passione che Burak e Neslihan hanno trasmesso attraverso i loro personaggi. Ricordiamo che durante le riprese di Kara Sevda, Neslihan era felicemente sposata con Kadir Dulu, un altro attore molto popolare in Turchia. E Burak, a sua volta, frequentava e poi sposò la bellissima Fariye Evcen. Quindi, fin da subito, era chiaro che la loro relazione era puramente professionale. Un'amicizia e una stima reciproca nati dalla collaborazione sul set. Kadir Dulu, con la sua fama e il suo talento, formava con Neslihan una delle coppie più ammirate del jet set turco, mentre la relazione tra Burak e Fariye Evcen era costantemente sotto i riflettori, considerata una delle più glamour e romantiche. Questo contesto rendeva ancora più improbabile l'esistenza di qualsiasi tipo di legame amoroso tra Burak e Neslihan al di là del set. Tuttavia, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, la percezione pubblica e la realtà possono divergere, e le speculazioni hanno continuato a prosperare. Nonostante questo, le voci di una presunta tensione tra Neslihan e Fariye sono sempre state molto forti. Alcune malelingue sostenevano che Fariye fosse gelosa della chimica tra Burak e Neslihan, e che questo avesse creato un clima di disagio durante le riprese. Queste voci, ovviamente, non sono mai state confermate da nessuno dei diretti interessati. Anzi, sia Burak che Neslihan hanno sempre negato qualsiasi tipo di attrito. Questa presunta rivalità femminile, alimentata dai media e dai fan, ha assunto proporzioni considerevoli. Alcuni tabloid turchi hanno persino pubblicato articoli insinuando che Fariye Evcen avesse visitato il set di Kara Sevda più spesso del necessario, apparentemente per tenere d'occhio Burak e Neslihan. Altri hanno ipotizzato che ci fossero stati scambi di sguardi gelidi e commenti taglienti tra le due attrici durante eventi pubblici. Tuttavia, queste sono rimaste illazioni senza fondamento, contribuendo a creare un'immagine distorta della realtà. In diverse interviste, entrambi hanno espresso parole di grande apprezzamento l'uno per l'altra. Burak ha sempre sottolineato il talento e la professionalità di Neslihan, definendola una partner di scena eccezionale. Neslihan, dal canto suo, ha sempre parlato con rispetto e ammirazione di Burak, riconoscendo il suo contributo al successo della serie. Queste dichiarazioni ufficiali, pur essendo rassicuranti, non sono state sufficienti a placare la curiosità del pubblico. I fan, abituati a scrutare ogni dettaglio della vita delle loro star preferite, continuavano a cercare segnali di una verità nascosta, interpretando ogni gesto, ogni sguardo e ogni silenzio come una possibile conferma delle loro teorie. Tuttavia, è innegabile che dopo la fine di Kara Sevda, Burak e Neslihan non si siano più visti o sentiti, almeno pubblicamente.
Non ci sono state foto insieme, né interviste congiunte, né segnali di una frequentazione al di fuori del set. Questo ha alimentato ancora di più le speculazioni e i dubbi dei fan. L'assenza di interazioni sui social media, la mancanza di commenti o mi piace reciproci, e la totale assenza di progetti futuri che li vedessero coinvolti insieme, hanno contribuito a creare un'aura di mistero intorno al loro rapporto. Per molti, questo silenzio era la prova che qualcosa era andato storto, che un'amicizia promettente si era inaspettatamente interrotta. Allora, cosa è successo davvero? Secondo me, la risposta è molto semplice, nulla di clamoroso. Semplicemente, una volta terminato il progetto che li univa, le loro strade si sono separate, come spesso accade nel mondo dello spettacolo. Entrambi hanno continuato a lavorare su altri progetti, a concentrarsi sulle proprie famiglie e sulle proprie vite personali. La vita di un attore è spesso frenetica e impegnativa, fatta di lunghe giornate sul set, viaggi, interviste e eventi promozionali. È naturale che, una volta terminato un progetto, le priorità cambino e le relazioni si evolvano. Mantenere un'amicizia, anche tra colleghi, richiede tempo e impegno, e non sempre è possibile conciliare tutto. È possibile che, nel corso degli anni, abbiano perso i contatti, che la loro amicizia si sia affievolita. Ma questo non significa necessariamente che ci sia stato un litigio o una rottura definitiva. Semplicemente, la vita va avanti, le priorità cambiano e le relazioni evolvono. Le amicizie possono rafforzarsi, indebolirsi o semplicemente trasformarsi nel tempo. Non è raro che due persone, un tempo molto vicine, si allontanino gradualmente a causa di impegni diversi, interessi divergenti o semplicemente per la naturale evoluzione delle loro vite. Inoltre, bisogna considerare il ruolo dei media e dei social media in tutta questa storia. Spesso, i media tendono a ingigantire le situazioni, a creare scandali dove non ce ne sono, a inventare storie per attirare l'attenzione del pubblico. E i social media, con i loro commenti e le loro speculazioni, non fanno altro che alimentare queste voci. La sete di gossip e di scoop esclusivi spinge spesso i media a distorcere la realtà, a esagerare i dettagli e a creare conflitti inesistenti. Ai social media, con la loro immediatezza e la loro portata globale, amplificano ulteriormente queste dinamiche, trasformando semplici ipotesi in verità assolute. Quindi, è importante prendere tutto con le pinze e non credere a tutto ciò che si legge online, soprattutto quando si tratta di gossip e di pettegolezzi. È fondamentale sviluppare un senso critico e imparare a distinguere le informazioni veritiere dalle fake news, dalle esagerazioni e dalle speculazioni infondate. Non tutto ciò che viene pubblicato online corrisponde alla realtà, e spesso le storie vengono manipolate per creare sensazionalismo e attirare l'attenzione. Per rispondere alla domanda iniziale, quindi, Burak Özçivit e Neslihan Atagul, si mancano? La mia risposta è, probabilmente sì, ma in un modo diverso da quello che si immagina. Si mancano come colleghi, come partner di scena che hanno condiviso un'esperienza intensa e gratificante. Si mancano, forse, come amici che si sono persi di vista nel corso del tempo. La nostalgia per i momenti trascorsi insieme sul set, per le risate, le sfide e i successi condivisi, è sicuramente presente. Anche se il tempo e la distanza possono aver affievolito i legami, il ricordo di un'esperienza così significativa rimane impresso nella memoria. Ma non credo che ci sia una mancanza di tipo sentimentale o affettivo, almeno non nel senso romantico del termine. Entrambi sono felici e realizzati nelle loro rispettive vite e nelle loro relazioni. Sia Burak che Neslihan sembrano appagati dalle loro vite personali e professionali. Burak è un marito e un padre affettuoso, mentre Neslihan continua a brillare come una delle attrici più talentuose della Turchia. Le loro priorità sembrano essere ben definite e focalizzate sulla famiglia e sulla carriera. E poi, diciamocelo chiaramente, il tempo guarisce tutte le ferite. Anche se ci fosse stato qualche piccolo screzio o incomprensione in passato, sono convinta che entrambi abbiano superato la cosa e che guardino al futuro con serenità. È possibile che, durante le riprese di Kara Sevda, ci siano stati momenti di tensione o di incomprensione, come spesso accade in qualsiasi ambiente di lavoro. Tuttavia, questi piccoli screzi sono probabilmente stati superati e dimenticati nel tempo. La maturità e la professionalità di entrambi gli attori suggeriscono che siano in grado di affrontare le difficoltà con serenità e di guardare avanti senza rancore. In conclusione, ragazzi, la storia tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul è una storia di talento,
di chimica, di successo e, forse, anche di qualche piccolo pettegolezzo. Ma è soprattutto una storia di persone che hanno saputo dare il meglio di sé sul set e che hanno continuato a brillare anche al di fuori. È una storia che ci ricorda come la realtà possa essere molto diversa dalla percezione pubblica, e come sia importante non credere a tutto ciò che si legge online. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza su questa vicenda. Se avete domande o commenti, non esitate a lasciarli qui sotto. Sono sempre curiosa di sapere cosa ne pensate. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Ricapitoliamo brevemente. Abbiamo parlato della dinamica tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul dopo il successo di Kara Sevda, sfatando alcune voci e speculazioni e cercando di capire se si mancano davvero. Abbiamo analizzato le dichiarazioni passate e presenti, considerando il ruolo dei media e dei social media in questa storia. In definitiva, abbiamo cercato di dare una risposta equilibrata e realistica a una domanda che ha ossessionato molti fan per anni. Vorrei ringraziarvi di cuore per avermi tenuto compagnia fino alla fine. Spero che abbiate trovato questo video interessante e informativo. Spero di avervi fornito un'analisi approfondita e obiettiva di una situazione complessa e sfaccettata. E ora, la parte più importante, i vostri commenti. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questa storia. Credete che ci sia stato qualcosa di più tra Burak e Neslihan? Oppure pensate che la loro relazione sia stata puramente professionale? Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto. Voglio sapere se siete d'accordo con la mia analisi o se avete una prospettiva diversa. E per finire, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici appassionati di serie TV turche e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a creare contenuti sempre migliori. Grazie ancora e alla prossima. Un abbraccio!